Per netbooknews.it oggi abbiamo una video recensione al Samsung NP305U. Questo è uno dei famosi modelli con piattaforma AMD Fusion, proposta in questa versione nella sua ultimissima edizione Zacate E450. Per la sua categoria ha una configurazione di alto livello con 4 GB di RAM preinstallata DDR3, con un hard disk da 500 GB, con Wi-Fi, con Bluetooth, con 3 porte USB e una comodissima uscita HDMI per collegare un monitor a una TV HD. Lo schermo è uno dei punti di forza perché ha una risoluzione di 1366x768 pixel, quindi abbastanza alta per l'uso multimediale e per la produttività, ma soprattutto perché ha un pannello opaco con buoni angoli di visuale e antiriflesso, quindi immune da quel che possono essere i riflessi esterni come la luce, una finestra, una lampada accesi sopra di noi. In Italia viene venduto con una batteria sostituibile da 4000 mAh a 4 celle, che però, come vedremo più avanti, sarà il punto debole del Samsung NP305. Detto questo, vediamo in sintesi i pregi e i difetti del netbook. Caratteristica numero 1 è questa fantastica tastiera d'isola con touchpad multitouch. Ok, con questi tasti neri e queste plastiche argentate assomiglia moltissimo a quella dei MacBook, ma non ho veramente nulla da dire sull'effetto finale perché la tastiera è super stabile anche al centro, non flette assolutamente, ha tasti veramente ben distanziati tra loro che rispondono con il corretto rimbalzo e hanno lettere bianche stampate con un particolare materiale che si vede bene anche al buio. Discorso identico per il touchpad multitouch, con il microfonino qua sulla sua sinistra, che vedete grande quanto la barra spaziatrice all'incirca. Il materiale usato per la sua superficie è lo stesso utilizzato per il resto qua del telaio, liscio e scorrevole al punto giusto. Sotto c'è un unico grande tasto che fa il suo lavoro, ma è un pochetto rumoroso. Come secondo pregio inserisco la sua natura completamente opaca. Mi spiego meglio: oltre allo schermo opaco, che tra l'altro ha anche una buona luminosità e dei buoni angoli di visuale, in più Samsung ha utilizzato materiali opachi per tutte le finiture del netbook. Abbiamo quindi il poggiapolsi opaco, la parte sotto il touchpad opaco, la parte sotto la tastiera opaca, la cornice attorno allo schermo opaca e le due finiture del coperchio opache. Questo è perfettamente in linea con le tendenze e le mode attuali e permette al vostro Samsung Serie 3 di mantenere un buon aspetto anche durante tutta la giornata lavorativa, senza memorizzare le impronte digitali, la sporcizia e nascondendo anche meglio righi e imperfezioni. Terzo e ultimo punto di forza sono le prestazioni multimediali. A questo aspetto ho dedicato un intero video proprio per andare ad approfondire, dove potete trovare le teste con filmati HD, in streaming e in locale, con dei giochi e qualche programma di produttività, ma a grandi linee posso anticiparvi che si riescono a visualizzare filmati Full HD anche su un monitor esterno con l'uscita HDMI, quindi su una TV per guardare film, anche per guardare filmati YouTube allo stesso modo. Si riescono a far girare decentemente titoli complessi, giochi 3D complessi di qualche anno fa. Si riesce anche a fare qualcosa in tempi accettabili con il montaggio video, con l'editing video HD. Il processore è un dual core a 1.66 GHz e non è proprio il massimo per quel che riguarda le prestazioni, ma è la scheda grafica che riesce ad incrementare, a portare il livello molto più in alto, migliorando anche le prestazioni della precedente E350. Continuo ad apprezzare moltissimo anche il Samsung Fast Start, che è la tecnologia proprietaria Samsung che permette riprese dallo stand-by e dall'ibernazione in una manciata di secondi. Basta aprire il coperchio ed ecco Windows pronto. Tra i difetti, chiaramente, ed è proprio una questione tecnica, inserisco l'autonomia. Con la batteria da 4 celle e 4000 mAh sono arrivato nei miei test a 3 ore e 36 minuti di navigazione web con luminosità dello schermo al 50%, a 2 ore e 53 minuti di autonomia durante la riproduzione continua di filmati HD e a 1 ora e 52 minuti nei videogiochi con grafica 3D avanzata. I consumi della piattaforma AMD Zacate usata in questo modello sono buoni, sono identici a quelli della precedente generazione nonostante l'incremento prestazionale. Il problema è tutto e solo nella batteria poco performante. Se siete disposti a investire qualcosa in più in questo netbook Samsung e vi serve necessariamente maggiore autonomia, vi segnalo che è in vendita in Italia una batteria più performante da 6 celle che dovrebbe aggiungere almeno un paio d'ore alle autonomie che abbiamo appena visto. Segno meno anche per la piccola webcam da 1.3 megapixel che vedete proprio adesso in azione, perché riesce a dare immagini e riprese video accettabili soltanto in condizioni ottimali di luce, restando invece troppo buia nelle normali condizioni, quindi nel 90% dei casi. Samsung Serie 3 è disponibile in Italia con un prezzo di listino pari a 399 euro, ma nei negozi online si riesce ovviamente già a risparmiare qualcosa. Chiaramente il fattore autonomia influisce moltissimo nella valutazione finale, ma se vi serve un netbook da utilizzare principalmente a casa o comunque non avete bisogno più di 2 o 3 ore di autonomia
durante i vostri spostamenti, prendetelo seriamente in considerazione, perché con 4 GB di RAM, con 500 GB di hard disk, con le prestazioni multimediali tipiche della piattaforma AMD, può prendere il posto di un normale PC portatile da utilizzare in famiglia, magari collegato ad un monitor esterno sfruttando le 2 uscite video, con in più aggiungendo al tutto il vantaggio della portabilità tipica proprio di questo formato.